Oggi è il 3 maggio del 2020 e questa intervista sta avvenendo al tempo del Covid-19. Non posso esimermi dal chiederti un'impressione generale sull'esperienza che stiamo vivendo. La sto seguendo inizialmente con più passione a livello informativo, adesso sinceramente ho perso un po' la presa perché si è scatenata una bagarre secondo me, televisiva, chiamiamola così. Io speravo che con una maggior concentrazione dell'attenzione nei confronti della scienza, la scienza andando in TV nobilitasse un po' quello che è lo strumento televisivo degli ultimi 30 anni almeno. In realtà è venuto il contrario, si è aperto a un talk show in cui uno voleva far avere la ragione valere la ragione sull'altro. Tutto quello che ne consegue è un tipo di educazione civica basata sul protagonismo e sul marketing di se stessi, se si può dire, attraverso i social. Posso collegarmi a questo tema per farti una domanda diretta sul disco, su questo vostro primo disco. Il titolo Tutti assolti io l'ho sempre trovato bellissimo proprio, nel senso, secondo me riusciva a cogliere una dimensione molto profonda del sentimento che avevamo in quella generazione lì. La canzone in sé fa riferimento a una sentenza ben precisa, però quel tutti assolti rimane una sensazione molto più generale di una verità storica che ormai noi conoscevamo, ma che non corrispondeva a un senso di giustizia più generale. E questa giustizia che sembrava non arrivare mai, in effetti non toccava molti di quelli che noi consideravamo i grandi responsabili di quel periodo. Sono d'accordo anche perché la nostra generazione si affaccia all'impegno nei 90, tra il 90 e il 2000 insomma, e quindi apparteniamo anche a quei movimenti che avevano vissuto appunto gli anni 70 attraverso i nostri genitori. A noi veniva citata ad esempio la strage di Piazza Fontana quando si era in piazza, come qualcosa di passato, come simboli non tanto della strage di Stato ma dell'impunità. È stato il tema base della nostra forma di cultura di ribellione, di cultura antagonista. E infatti, collegandomi da questo primo tema che emerge da questa canzone Tutti assolti, si collega molto facilmente un altro tema caro a noi di quella generazione e che secondo me è quello che sta dietro la canzone L'odore della morte, e cioè che è quello dell'ipocrisia, cioè di chiamare le cose con un nome diverso da quello che sono. Infatti l'esportare la democrazia, le bombe intelligenti che anche tu citi nel testo della tua canzone, sono degli slogan che andavano di moda in quegli anni, che adesso forse sono spariti perché suonerebbero strani, però noi li conoscevamo e li vivevamo tutti i giorni, insomma. Avevo, credo, tra i 22 e i 24 anni quando abbiamo fatto Tutti assolti. E avevo un modo di scrivere molto più diretto di adesso, molto più adolescenziale, molto più diretto di adesso. E però ti posso dire che il significato di bomba intelligente che non c'è più finisce per diventare poetico, proprio perché non esiste più. Rimane l'immagine poetica involontaria al tempo di questa bomba intelligente, che è un ossimoro. È perfetta per una canzone, in effetti, anzi sembra inventata da un poeta. Praticamente è stata una forma di poesia indiretta da parte di chi l'ha coniato questo termine, che non aveva nessuna, secondo me, velleità poetica, anzi quasi giustificativa, no, che più che poetica. poetica. Che poi intelligenti non sono mai state in quel periodo, neanche allora, le bombe. Esatto. Di solito si dice che la prima opera, in questo caso il primo disco, sia il più facile da fare, poiché racchiude le fonti di ispirazione di tutta una vita fino a quel momento. Poi, quando cominci a produrre un disco all'anno, un disco ogni 2 anni o quello che è, e sai che rincorri proprio la costruzione e la ricerca del contenuto della nuova opera. Invece prima hai raccolto durante tutta la tua vita, hai tutto il tuo background. È stato così? È stato più facile? E quali sono le origini di questo disco? Le origini non esistono quasi, cioè esistono come un gruppo che in maniera spensierata e anche secondo me un po' ingenua, lo dico con affetto, ha provato a registrare qualcosa di più serio rispetto magari ad un demo, quindi con uno studio di registrazione, cercando di fare cose che al tempo erano anche più grandi di noi e delle nostre possibilità sia economiche che tecniche. Hai detto bene che è più facile il primo disco, perché non c'è una progettualità. Tu prendi tutti i tuoi primi anni, prendi un best of di tutto
e lo metti dentro un disco. Però dall'altro lato questa spensieratezza data appunto dall'inesperienza ti rende più facile il lavoro. Più il lavoro diventa professionale, più tu diventi professionale, più tu diventi maturo e più il tempo va avanti e quindi le idee cominciano a scemare, ad essere meno originali, la cosa diventa sempre più difficile. Infatti. Ma e quindi in realtà poi va detto che è un disco che ha una sua coerenza, non è proprio una raccolta come magari capitava nelle band giovanili che viene fuori un po' di tutto dentro un disco, c'è una sua coerenza di temi e una sua proprio ricerca politica. Poi non so se faceva riferimento ad altre band da questo punto di vista o da qualcos'altro. Siamo vissuti in un momento in cui il punk in generale in America e in Italia stava avendo un momento proprio di fiorente, secondo me, molto fertile. Quindi noi avevamo degli ascolti legati a questo mondo qua. E la stessa cosa vale per la politica. Parlavamo appunto dei movimenti, noi vivevamo proprio a cavallo dell'ultimo grande movimento che è stato quello dei No Global. Questo fervore antagonista dopo il G8 si è perso completamente, ha avuto degli strascichi tra il 2002 e il 2004 con le manifestazioni, la prima contro la guerra in Afghanistan e poi contro quelle in Iraq, e dopo è sparito dalla cartina geografica per poi magari risvilupparsi in altri termini negli ultimi anni, e nell'ultimo anno che c'è stato questo movimento delle sardine, ma stiamo parlando di tutta un'altra cosa, insomma. I gruppi vecchi che parlavano di determinate cose lo facevano in un contesto legato al punk degli anni 70-80, del 77, quindi legato alle realtà Clash, Sex Pistols. Naturalmente noi li ascoltiamo i Clash, sono uno dei nostri gruppi preferiti, però io nasco da un altro background, io sono nato da quel background che è stato praticamente messo in moto non da Nevermind the Bollocks o da London Collie, è stato messo in moto da Nevermind, da Dookie, da Punkin Drublic, quindi vengo da un'altra realtà in un contesto di antagonismo ancora vivo negli ultimi anni di vita, e quindi quello che ne consegue appunto è questo genere che parla di determinate cose. Ma senti, una domanda che magari può sembrare maliziosa, ma è anche una mia curiosità. Secondo te questa esigenza di trattare questi temi politici attraverso la musica, che poi sono anche temi storici comunque, nascono da... ti do 3 opzioni, oppure mi rispondi come vuoi. Sì. La prima opzione è un'esigenza di espressione, nel senso di dire quello che uno pensa. La seconda opzione è cercare di influenzare la realtà. Cioè, avendo maturato, avendo una certa formazione, vuoi anche che gli altri, un pubblico, sia mosso su certi argomenti, venga a conoscenza di alcune cose. La terza opzione, che è quella ancora più maliziosa, è invece proprio anche l'appartenenza a un genere, come hai detto i Banda Bassotti, come possono essere anche gli Scapè, per dire. Cioè, esiste un genere che fa lo ska e parla anche di politica, insomma. Okay. Tu come ti sentivi? Come ti ricordi quell'esperienza? Io sicuramente in tutto il mio percorso ho sempre escluso la seconda. A dirti la verità non l'ho neanche mai pensato come uno scambio di idee, cioè ho pensato che fosse un esprimersi con se stessi, semplicemente. Col passare del tempo l'unica cosa che mi è interessata, soprattutto secondo me dagli anni della Cretina Commedia in poi, è stato questo punto qua. Naturalmente in un clima ancora di immaturità si cerca un senso di appartenenza, quindi non sentirei ancora di escludere per questo disco la terza ipotesi che tu avevi vagliato. Anche perché anche nella terza ipotesi vuol dire che ci sono anche dei luoghi preposti all'espressione di quella musica, come è il circuito dei centri sociali o di festival. Cercare di appartenere a una realtà alla quale ti rifai ti dà anche dei connotati in fatto di valori, che poi però più avanti la maturità ti aiuterà a scinderli dai pregiudizi. E questa è la maturità, staccarsi dai padri fondatori, chiamiamola così. Volevo solo dire che quasi mi
Mi veniva in mente un'influenza che potrebbe essere Guccini come approccio, cioè questa idea di l'importanza dell'espressione, che parla anche di politica, ma in realtà è proprio un'esigenza personale di parlarne e non di influenzare poi più di tanto gli altri, rispetto a uno Scapè, rispetto a un Banda Bassotti, insomma. Ma no, forse anche i Banda Bassotti comunque nell'approccio ideologico credo che abbiano avuto una grande influenza. Per il resto mi sono sempre, a livello di scrittura, a livello di scrivere ciò che voglio, mi sono sempre fatto delle idee influenzate da altri generi. È come con le dovute proporzioni pensare in quella fase a un Guccini imbrigliato, a un Guccini che vuole esprimere le cose che dice, ma con la paura di non farla fuori dal vaso. Sì. Ripeto, con le dovute proporzioni, perché io... No, certo, però questo giudizio, no? Che uno sente. Sì, certo. Se devo magari, se mi dicono a chi ti rifai, sicuramente Banda Bassotti a parte, ripeto, mi rifaccio molto di più alla musica cantautoriale nel pensare a un tema o a un testo che al punk. Ma allora entriamo ancora leggermente più in profondità su questo argomento, perché voi siete nati come fondamentalmente gruppo ska punk che nonostante faccia riferimento a due generi diversi, sì, esisteva come realtà anche prima della nostra generazione, insomma, in qualche modo. Però appunto vorrei che mi dicessi qualcosa su questo contrasto tra musica di intrattenimento, di evasione, di impegno, che poi diventa combat ska, dagli Scapè ai luoghi dei centri sociali. Come la vedevi questa esperienza ancora in quell'anno? Abbiamo avuto uno scontro generazionale come ce l'hanno adesso magari i ventenni, i diciottenni con noi. C'erano i nostri padri che dicevano noi lo sappiamo fare meglio, voi fate un missiotto, fondamentalmente, come dicevano loro, un mix di influenze in qualcosa di poco decifrabile. Per noi era la cosa più decifrabile del mondo, perché noi venivamo dallo ska punk, dallo ska di terza generazione. Io credo che il nostro approccio sia stato naturale a questo genere di comunque danzereccio di intrattenimento in cui parlavi di determinati contesti, perché avevi dei punti di riferimento. Quella è la generazione a cui mi rifaccio, che è quella prima di me, che apparteneva ad un periodo in cui ho cominciato ad ascoltare musica con l'uscita di And Out Come the Wolves, Smash, Dookie, Punk in Drublic. Eppure diciamo che questa esigenza di unire il divertimento alla politica, che poi probabilmente è una grande ispirazione, una grande energia è stata data proprio dagli Scapè in quegli anni, dalla Spagna, e era qualcosa di molto particolare. Non ti potevi divertire e basta, ti dovevi divertire ma anche in qualche modo essere impegnato. Per chi era veramente impegnato eravamo una generazione di sbandati, per chi voleva solo divertirsi eravamo fin troppo impegnati, cioè praticamente eravamo veramente presi in mezzo. Noi eravamo la generazione del bottiglione, fondamentalmente, quella che definiscono adesso del bottiglione, quella generazione che adesso ci troviamo a criticare. Io ce l'avrò sempre tutta la vita questo rapporto di odio amore, questo bisogno di uscire dallo slogan facile che sto cercando con un pubblico che me lo riassume in uno slogan facile. Però, dato che ho parlato dell'odio, parlo anche dell'amore. Non sopporto chi critica senza dare una scena, l'immagine di una scena alternativa a lo slogan facile, è la retorica, è questo, che sembra una mossa quasi da paraculo, per capirci. Mi trovo in una situazione di fare l'avvocato difensore della mia generazione, anche della persona frustrata da quella generazione. Certo, questo lo capisco. A me non interessa se uno parla di argomenti intimistici, per capire, ma ci vuole una certa cultura e bravura, lasciamelo dire, nel parlare di questi temi. Se tu mi fai un testo sloganistico su te stesso, è la stessa stregua di quello che critichi la festa del bottiglione. Ah, certo, ma tra l'altro con questi ultimi argomenti ci colleghiamo anche alla prossima domanda che volevo farti, perché volevo che mi parlassi un po' della canzone Partigiano, che so che poi ha anche una storia personale, come dire,
E io la vedevo molto collegata, siccome è attualissimo il tema, è appena stata la festa della liberazione, il 25 aprile, e, e ritorna, no, sempre questo tema di dire ormai forse è anacronistico parlare dei partigiani, dovremmo trasformarla in una festa nazionale riguardante uno spettro più ampio di sofferenze di quel periodo e non concentrarci, diciamo, sulla liberazione da parte dei partigiani. E quindi questo tornerà spesso sicuramente, perché già quando parlavamo per preparare queste interviste ci citavamo spesso Caparezza e questa accusa che lui ricorda che gli viene fatta di essere troppo politico, no? E allora io mi dico, e rivolgo a te questa domanda, prima ovviamente se mi racconti un po' della canzone Partigiano e poi appunto come mai uno deve essere colpevolizzato per voler dire qualcosa riguardo alla storia e alla politica e a tutte queste cose qua, quasi come se il compito dell'intellettuale, dell'artista, del comunicatore, quale dovrebbe essere? Portare fuori dalla realtà, come dicevi poc'anzi anche tu, in una dimensione più astratta o più intimista, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda, sì, questa citazione che hai fatto di Caparezza condivido, anche perché Caparezza è uno dei miei artisti preferiti, uno, in Italia credo che non abbia uguali, cioè c'è un livello, c'è uno spessore culturale proprio nel descrivere. Mi pongo anch'io e sono completamente d'accordo. Poi dal tunnel viene a ballare in Puglia, quelle canzoni là sono incredibili perché lui ci sta giocando ed è una mossa in realtà che io ho sempre ammirato in Caparezza, perché sottolinea la penuria culturale che c'è, che sia a destra che sia a sinistra, che abbiamo subito perché apparteniamo a un periodo storico che è stato il berlusconismo. Questo attaccare l'artista perché non parla di politica è una penuria culturale, è un abbassamento culturale dato da un clima di mondanità e di disinteressamento che ci ha portato agli anni '80 e l'avvento del berlusconismo. Certo, anche perché Caparezza in canzoni diverse dice più o meno questo, dice un paio di cose, dice da una parte ti fai troppi problemi, goditi un po' la vita, no? Come dire, e dall'altra parte l'arte è una cosa più fine, più astratta, appunto, più universale, perché affrontare cose così anche piccole certe volte, o addirittura lontane, perché il tema del partigiano è pian pianino si sta allontanando nel tempo, insomma. Sì, questo è vero, ma probabilmente ne si parla ancora, magari rispondendo alle accuse da parte di una fazione, perché appunto un tema come quello della liberazione storico non è ancora riconosciuto in maniera universale, quindi se non è riconosciuto in maniera universale forse c'è ancora un motivo per considerarlo attuale, tutto qua. Perché stiamo parlando comunque della radice della nostra Costituzione, soprattutto della nostra Costituzione, della nostra democrazia, incompiuta quanto vuoi, però della nostra democrazia. Quindi se non è appunto una cosa universalmente riconosciuta, vuol dire che ci sono ancora degli scontri a livello politico e non storiografico che ne determinano l'autenticità ancora. E per cui ti va di dire anche due parole proprio sulla canzone Partigiano? Ma la canzone in realtà è una canzone che non facciamo da tanto, anche dovuta al fatto di un cambio di genere, però io comunque ci sono affezionato, è stata quella che è stato il punto di partenza di tutto. Dopo naturalmente negli anni io la chiamo evoluzione, ma molti la possono chiamare anche involuzione, perché vivo in una scena che ha bisogno anche del messaggio più immediato e magari preferisce il messaggio immediato, ma che poi hai ripreso il tema, no, del partigiano qualche album dopo. L'ho ripreso già sul disco insieme al Presidente in una maniera che ritengo che si confà più al mio modo di scrivere di adesso. Noi abbiamo una fortuna immensa, credo, un privilegio immenso di avere pochi commenti negativi, però naturalmente i commenti negativi sono quelli che danno più all'occhio, secondo me. E anche se è 1 su 1000, chi se ne frega, tu rimani attirato da quel commento. Mi ricordo che uno aveva scritto: mi piacevate di più quando parlavate di anti-quanti, anti-imperialismo. Io credo di aver sempre parlato di questi argomenti, solo che l'ho fatto in un'altra maniera. Probabilmente non è da questa persona non era apprezzata il modo in cui lo faccio. Avevo voglia di esprimermi
una maniera meno diretta, l'uso della metafora mi permetteva di risultare a me stesso davanti a uno specchio meno banale. A volte ci riuscivo, a volte non ci riuscivo, ma per me è stato un percorso di maturazione senza il quale non avrei continuato a fare quello che faccio. Beh, mi viene da questo punto di vista, mi viene da pensare che comunque come artista, diciamo, il primo album è anche la prima volta che ti cimenti nella scrittura praticamente, che vedi se quella cosa la sai fare oppure no. Poi col senno di poi dirai avrei potuto farla meglio magari, però è da lì che capisci se la sai fare oppure no. Sono d'accordo, ti posso fare un esempio. L'ultima canzone che ho scritto, come ti ho detto, è stata Signor Presidente, un giorno prima di entrare in studio. Era passato un anno rispetto alle altre canzoni e noto che Signor Presidente ha un altro tipo di scrittura. Allora, cominciamo ad andare un po' verso la conclusione. Non so se mi vuoi dire due parole su 11 settembre o anche su Notti Cilene. Io sono delle canzoni, allora intanto fanno riferimento all'11 settembre del 1973, il colpo di Stato avvenuto appunto a Santiago in Cile, che praticamente ha rovesciato il governo socialista di Allende in favore della dittatura di Pinochet e appunto era un tema caldo anche nei nostri, in quel periodo lì, e diciamo che ci aiutava a associarlo all'episodio delle Torri Gemelle, perché erano accadute entrambi nel giorno dell'11 settembre a distanza appunto di 30 anni. 11 settembre 73 è nato da la raccolta di cortometraggi di 11 settembre, tra cui quella di Ken Loach, che parlava appunto del colpo di Stato in Cile. Credo che quello sia stato uno dei movimenti più vergognosi, credo, della politica estera americana, insomma, al tempo Nixon e Kissinger. Si trattava di un colpo di Stato di un governo eletto democraticamente e si trattava di negare le basi di quella che era la democrazia americana, perché aveva vinto le elezioni Salvador Allende secondo i dettami di una democrazia americana. Quindi questa esportazione della democrazia non poteva funzionare. Vorrei chiederti solo un'ultima cosa su questo, ritornando al 2001, però invece sul versante del G8 di Genova. Ti ricordi qualcosa? Che significato ha avuto per te quell'episodio? Credo che sia stato il primo momento della mia vita in cui l'essere interessato di politica è diventata quotidianità. E quando ho visto la maniera sistematica, militare, con cui è stato fatto fuori un movimento, ho cominciato a capire che sarebbe stata la fine. C'è stato un approccio tanto incredibile quanto deprecabile da parte dello Stato e dei servizi segreti italiani, dando il potere di un movimento che di per sé è un insieme di movimenti. Ha già segnato una disgregazione in quel movimento che si sarebbe vista dopo. Io ho partecipato a una manifestazione contro la guerra in Afghanistan, mi sembra l'anno dopo, e ho visto movimenti pestarsi tra loro. Là ho realizzato questa è la fine. Sono riusciti a mettere contro i movimenti tra loro e a minimizzarli a un clima di violenza. Però non me ne accorgevo nemmeno mentre ti stavo ponendo la domanda, sono ravvisabili delle analogie, solo delle analogie ovviamente, tra l'episodio di cileno che dicevamo prima e il G8 di Genova, nel senso che è come dire, sono state date le regole, noi in qualche modo le abbiamo rispettate e poi arriva una mazzata pazzesca e quello che rimane fondamentalmente è un senso di ingiustizia, fondamentalmente, perché per esempio questa è la mia opinione, ma penso che sia supportata insomma dalla storia, per quello che è successo a Genova, per quanto ci siano stati scontri, ci siano stati black bloc, ci siano successe di tutti i colori, sì. Ma di fatto sono stati 1 o 2 giorni di manifestazioni pacifiche con milioni e milioni di persone, la gente non si famiglie, Queste persone non le sto colpevolizzando, anzi le sto giustificando in un certo senso. Vedendo questa violenza hanno creduto a quello che voleva far vedere lo Stato, che le minoranze avessero in mano il movimento, e quindi hanno detto vabbè, è così, basta. E quindi si è ridotto a quei movimenti sparuti che cercano ancora di avere l'egemonia, perché dall'altro lato hanno sentito l'odore del potere
e sono rimasti con quell'odore di potere, quindi cercando di prevaricare su altri movimenti, e quindi come si suol dire è andata a puttane tutto. Questa storia qua dell'esclusività è sempre data dai movimenti. La sinistra, guarda quanti partiti comunisti ci sono ancora, che non sappiamo neanche quanti ce ne siano, e uno pretende di aver ragione sull'altro perché uno è troschista, l'altro è stalinista, l'altro è leninista, e ci sono ancora. Quindi c'è un certo anacronismo, ma non un anacronismo nell'essere comunista, quello non risponde sicuramente ai miei tipi di critica. È questo anacronismo di questa puntigliosità di essere più comunista dell'altro, questo mi dà sui nervi. Io credo che abbiamo accettato queste regole della sconfitta. Una cosa, ad esempio, che ci è rimasta del G8, a me è rimasta, è stato il pestaggio della Diaz. Sì. E soprattutto Bolzaneto. C'è stata una violenza della polizia infinita, Sì. che ha segnato, secondo me, ha lasciato un segno indelebile nella nostra considerazione nei confronti della polizia. Riflessioni da quasi quarantenne e rapporto con le nuove generazioni, visto che siamo partiti da Tutti assolti, il primo disco, sono passati 16 anni. Questi temi, questa storia che veniva raccontata anche in quel disco, questi argomenti, cosa pensi te alla soglia dei 40 e come vivi la relazione con le nuovissime generazioni? Mi sento in un certo senso vicino e lontano sia a quel disco sia alle nuove generazioni. Mi sento vicino perché sono temi in cui credo, cioè sono temi in cui credo, in cui mi rivedo tuttora. Con le nuove generazioni ho questo rapporto di sentirmi unito, di stimare il fatto che si informino, ma ho una certa sensazione da genitore, da quarantenne di un altro mondo, di un altro vivere, che ha risentito, che ha vissuto contemporaneamente al berlusconismo e non ne ha risentito come ne risentono le nuove generazioni. E non è una critica che mi sento di fare alle nuove generazioni, perché il tuo essere a livello culturale non è una scelta, è vittima del contesto in cui vivi. Noi abbiamo avuto la fortuna di vivere in un momento di fervore politico, dell'antagonismo. Chi vive adesso sta creando l'antagonismo da sé, in un momento di qualunquismo totale. Il qualunquismo è sinonimo di abbassamento culturale. Tutte le virtuali barricate ne risentono, anche chi è di sinistra, tra virgolette, come posso essere io. Ad esempio, quello che ho visto nel movimento delle sardine, ho visto una presenza di contenuti fino a un certo punto. Parlo di nostri tempi, quindi quando parlo di nostri tempi so che parlo già di una generazione da saccente di vecchio radical chic rincoglionito, chiamiamolo così. Noi avevamo una maniera di esporci con un colore, con tutta l'immaturità, con tutta l'immaturità del caso. Io ventenne non mi sento migliore di un ventenne di adesso, ma avevo idee più chiare. Adesso sembra che ci sia paura di dire sì, siamo di sinistra, però sì, siamo apolitici, però sì, siamo questo, però è il però. Noi non eravamo il però, noi eravamo siamo. E questa è la questione, secondo me. E volevo appunto, adesso che probabilmente siamo anche in chiusura, 2 parole sulla canzone Signor Presidente e come ti spieghi il successo che secondo me ha accompagnato questa canzone dall'inizio fino ai giorni nostri, fondamentalmente. Beh, perché parla di 2 argomenti che chi ascolta Italco credo che siano 2 argomenti molto 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 sentiti: la resistenza e l'anti-berlusconismo. Partiva da un'intervista che aveva fatto Berlusconi in cui diceva Mussolini non aveva mai ammazzato nessuno, che mandava la gente al confino in vacanza. Io ho deciso di scrivere una canzone sui partigiani partendo da questo, e ancora la rileggo, credo di aver usato le parole giuste. Quindi le parole, cioè, se io adesso mi mettessi a scrivere Signor Presidente, forse la riscriverei esattamente così. Se succedesse, lo penso anch'io, perché comunque ha un climax particolare, ha forse un lavoro sul linguaggio diverso dalle altre canzoni. Comunque ha così anche un suo fascino anche al primo ascolto, e credo che sia anche questo un po' il successo. Sì, sono d'accordo. Musicalmente credo che sia stato
il passo più avanti che avevamo fatto al tempo con tutti assolti. E là, mentre scrivevo Signor Presidente, avevo cominciato a capire che sarebbe stato molto facile cadere nella retorica parlando di alcuni argomenti. Parlavano tutti di Berlusconi, a destra manca si sentiva parlare di Berlusconi, c'erano delle canzoni di una banalità disarmante su Berlusconi, nella scena ska, nella scena punk. E scrivere un'altra canzone su Berlusconi il giorno che cadrà è caduto purtroppo nel 2012, perché credevo sarebbe caduto prima, e là ho fatto gran galà. Però fino a quel momento, perché per me è stato un input, da di là ho cominciato a pensare che la retorica non fosse solo l'uso delle parole, era anche l'argomento di cui parlavi assieme all'uso delle parole. Non voglio dire che non mi interessi di Berlusconi, ma a me è sempre più interessato partire da qualcosa, da un personaggio che magari io ritengo anche negativo, ma quello che ha significato storicamente a livello di mentalità, a livello di scontri generazionali, quello che ha significato questo personaggio. Allora, caro Dema, il tempo a nostra disposizione penso che stia per scadere, perché è un bel po' che siamo. Io avevo molte domande ancora da farti, ma me le tengo buone, così ho già delle domande pronte per le prossime interviste. Direi che siamo arrivati ai saluti. Per chi seguirà questo ciclo di video che ripercorrono gli album dei Talco fino all'ultimo, e ci diamo appuntamento al prossimo con il racconto di Combat Circus. Perfetto. Ciao. Ciao, alla prossima. Quando il silenzio un dolore ha stupito in un sordo idea, quando lo spettro di antichi dormenti reghetta l'ombra, rivedo il male negli occhi vendati, l'odio squadrista nella nostalgia, rivedo scelta la piovra fascista, lungo le insegne della polizia, rivedo scelta la piovra fascista, con le insegne della polizia.